Buongiorno amici del canale! Ciao! Oggi abbiamo la fortuna di avere questo bellissimo pezzo, che è vero, in legno massello e tutto il resto, chiaramente un po' pesante per il tipo di arredamento a cui siamo ormai abituati noi ai nostri giorni. E abbiamo colto l'occasione per farvi vedere alloro e cannella, scusate Pina oggi è un po' insistente, vuole giocare con Luigi, alloro e cannella, le nostre patine attivabili con l'alcol, su una struttura come questa, quindi molto lavorata. Secondo me sarà bellissimo e per aumentare ancora di più la lavorazione faremo questo bellissimo stencil sulla parte superiore. Lui va a riprendere la decorazione del tavolino che c'è proprio qui. Quindi iniziamo e tra una parte e una cosa e l'altra andiamo a giocare con Pina perché sennò... Sì, oggi è così. Partiamo. Partiamo con lo stencil materico, stencil posizionato dove piace a me. Ovviamente sono dovuta scendere leggermente perché non posso avere questa parte vuota, quindi ho portato il mio stencil ad essere totale fin qua, dove finisce la punticina. Lo fermo qua perché io arriverò con lo stencil solo fin qua, in questo modo sarò ancora più sicura. E ora vi svelo il trucco per fare uno stencil materico dove non si sbava, dall'alto verso il basso, quindi... Adesso io me lo giro nel bello tavolino e lavorerò sulla superficie dello stencil dall'alto verso il basso. Se volete evitare di sbavare, quindi andare con la pasta materica sotto lo stencil, questo è importante, quindi rispettare sempre questa tipologia di stesura. Pasta Materic Cream, uso la Materic Cream perché è morbida e vellutata, in altri casi usiamo anche la Materic Touch, sapete, dentro sembra quasi sabbiosa. La colo sullo stencil, in modo da averne un po' di più e utilizzo la mia spatola Cenerentola, una spatola fantastica per questi usi perché rilascia sulla superficie una percentuale di pasta un po' più elevata e quindi rimane ancora più alto e materico lo stencil. Iniziamo a stenderla. Come vedete io parto sempre dall'alto e vengo giù verso il basso. Una volta che avete riempito tutte le caselline dello stencil che vi interessano, andate oltre, non state a continuare a premere e andare avanti e indietro, perché poi è lì che si può poi rischiare di sbavare. Io ora cerco di rifinire tutti i punti dove posso portare la pasta materica e poi, come vedete, ho di fronte a me uno stencil intelligentissimo, perché se lo usate con la pittura è ancora più veloce, nel senso che non devi aspettare che asciughi completamente lo stencil perché lo puoi avvicinare e in questo modo fai prima, non avendo i bordi. È uno stencil che creiamo noi direttamente in Magic Paint, lo studiamo apposta per facilitare la stesura e essere ancora più veloci. Ora con il phon asciugo un pochino, proprio in modo da velocizzare leggermente l'asciugatura e poi lascio passare qualche istante, sovrappongo lo stencil e continuo. In questo modo sarà ancora più veloce. Faccio vedere come rimane. Voilà! Precisissimo. Ora noi lo asciughiamo e riposizioniamo subito lo stencil. Tutto quello che c'è sulla mascherina ovviamente non si spreca. Lo metto su un cartoncino, lo raccolgo e lo rimetto nel barattolo. Abbiamo già riposizionato lo stencil, anche se appunto il primo non è asciuttissimo. Questo è il bello di avere uno stencil come il nostro che non ha il bordo, vedete? Che rende tutto molto più veloce e facile. Veloce e facile. Mettiamo un po' di pasta, la spatolina e si continua. Ma mi sta solo tenendo su la parte appunto di stencil, così almeno non facciamo la gobbettina e non rischiamo di alzarlo. Iniziamo lo stencil e guardate che bello è il congiungimento, uno spettacolo. Uno stencil del genere senza bordo crea veramente infiniti risultati, dovete fidarvi di me. Spettacolo! Il mio stencil materica è completamente asciutto e prima di iniziare a colorare un trucchettino.
Per eliminare alcune crestine della pasta materica con lo stencil che potrebbero dare fastidio essendo un piano su cui si possono appoggiare bicchieri e altro, vado a passare delicatamente una spugna abrasiva. Lo faccio con il mio manipolo perché non mi fa far fatica, non faccio polvere, guardate che bel risultato. Ci ho messo sotto una carta abrasiva 120. Lo passo su tutta la superficie in modo delicato. In questo modo vado a egualizzare lo stencil che potrebbe avere alcune punte in alcuni spazi rispetto ad altri. Andrò poi ovviamente anche a fare bene il bordino laterale per togliere via tutte le crestine della pasta materica e dello stencil, e così il lavoro sarà veramente omogeneo. Rimarrà sempre molto materico, ovviamente, quindi non vi preoccupate, non andiamo a togliere lo spessore, anzi ci serve. Questo è il risultato. La pasta materica è super resistente, quindi non vi preoccupate, non si va a eliminare con l'abrasione della spugna abrasiva, anzi si va semplicemente a pareggiare. In questo punto, per esempio, vedo ancora alcune crestine che vado a livellare così. È una pasta resistentissima che ci permette veramente di creare tutto quello che vogliamo. Per estendere il colore, quando si parla di piccoli mobili o di sedie o di poltroncine, si parte sempre col mobile gambe all'aria. Quindi ho già messo sulla mia panchetta un pezzo di stoffa che mi aiuterà a essere ancora più morbida e giriamo il tavolino gambe all'aria. Aiutami, Emma. E voilà. Si deve colorare in prima mano sia da questo verso che dall'altro verso, quindi poi quando sarà rigirato si completerà il tutto, perché così si vanno a riempire bene tutti i vari fregi e non si creano ammanchi di colore, così si è veramente precisi. Per colorare la base di questo mobile, prima di utilizzare alloro e cannella, abbiamo scelto un tono fantastico, si chiama Sunset Blue. È un tono che sta bene sia con l'alloro che con la cannella. E utilizzo questi due pennelli importantissimi. A me serve oggi avere una superficie bella materica, quindi occhio, colore purissimo, non si diluisce neanche un po'. Uso il pennello a punta per andare bene all'interno dei fregi e poi questo pennello per lisciare. Compratelo sto pennello a punta, c'è 2 o 4, vi salva la vita, fidatevi di me. Un movimento circolare per caricare il serbatoio che c'è all'interno del pennello, per questo motivo sono tozzi, di che scarico delicatamente i bordi. Non so se vi rendete conto da subito quanto è tingente. Oggi abbiamo un mobile che ha un legno veramente molto scuro e quindi è fondamentale avere un colore molto coprente. Vi rendete conto di quanto copre? Fantastico. Quindi stendiamo dappertutto una bella mano coprente con questi due pennelli. Emma, che ne dici? Vai avanti tu col pennello a punta, io ti seguo con l'altro. Vai! Pennello King, bello tozzo, che mi aiuta a coprire bene generosamente e anche ad avere una bella pennellata materica. Mi raccomando, sapete che il nostro nemico è sempre la goccia, quindi occhio, non vogliamo vedere gocce brutte in giro. Ora che abbiamo finito di colorare da questo lato, giriamo il nostro tavolino e lo coloriamo in prima mano anche dall'altro lato, così vediamo tutti i problemini. Come potete vedere, dall'altro lato è tutto colorato, ma da questo lato ci sono un sacco di imprecisioni. E ora le coloriamo anche da questo lato, in questo modo saremo belli precisi e sempre un occhio di riguardo alle gocce, mi raccomando, non vogliamo gocce. Guardate che spettacolo il Sunset Blue sul piano. Io lavoro sul piano col pennello tozzo, il King, e mi inizia a lavorare sui lati col pennello a punta. Se c'è bisogno utilizziamo anche un pennello più piccolo per andare all'interno dei buchini, perché se guardate qua, questo è veramente un lavoro da certosini. Questo bordo è pieno di rientranze, quindi bisogna assolutamente essere precisi. Carico bene il mio pennello, scarico l'eccesso e partiamo. Mi raccomando, quando fate superfici molto materiche come questo, andate a fare pennellate o raffazzonate o con la pennellata incrociata o movimenti circolari. L'importante è che andate a, stendere bene il colore dappertutto senza fare avvallamenti. Questo è molto importante. Primo perché si risparmiano soldini, seconda cosa perché si ottimizza e viene molto meglio senza andare a inumidire troppo una superficie che non necessita di avere troppa vernice. Quello che faremo ora è stendere alloro e cannella nel modo in cui vogliamo. Quello che io vorrei è partire dal centro con il verde, quindi con l'alloro, per poi andare verso i lati e far scivolare una cannella sui lati. Stessa cosa la farò sulla gamba, partire nella parte superiore con più alloro per poi arrivare verso il fondo con più cannella. Come faccio a fare questo? Mi devo fidare del prodotto, perché è un procedimento che si attiva pian pianino dopo che la vernice
dopo che la patina si è asciugata e quando vado poi ad attivarla con l'alcol. Quindi è fondamentale avere fiducia nel prodotto, perché è vero che è imprevedibile, ma è anche vero che si attiva meccanicamente con l'alcol. Quindi ora mi fermerò fino a un certo punto, dopo aver miscelato appunto all'oro, poi un po' di alloro e cannella in purezza sui bordi, per poi farla poi attivare e scivolare con l'alcol. Quello che uso è un pennello King, l'ho già girato molto bene, mi raccomando, deve essere super miscelata. Con il pennello King vado nel centro e inizio un po' a stendere all'oro su tutta la superficie. Come vedete è molto liquida, ma anche molto molto tingente, e sul Sunset Blues sta davvero bene. Ricordate che più è spessa, più farà poi fatica ad aprirsi con l'alcol, quindi è fondamentale anche capire quanto metterne. Guardate che tiratura pazzesca che ha, rende moltissimo, immaginatevela su una parete. Mi fermo un istante, cambio barattolo, prendo cannella, anche lei è già stata girata moltissimo, mi raccomando, sempre belli miscelati, in modo che i pigmenti siano miscelati. Prendo un po' di colore, vado leggermente a farmi il bordo. Qua, come potete notare, i colori iniziano un pochettino già a miscelarsi, ci saranno punti magari più verdi, punti più marroni, è normale. Prima passata. Ora col pennello scarico cosa faccio? Vado nel cerchio e cerco di miscelare meglio i colori, in modo che siano meno netti, meno nitidi e più miscelati. Rimetto un po' più di cannella verso i bordi perché voglio enfatizzare di più questa parte marrone. Ovviamente mi metto a miscelare anche bene tutto il bordo e ora con l'aiuto di una spugna, un pezzettino di spugna, vado a fare questo lavoro qua, che a me non piace quando c'è la distanza netta tra il colore alloro e cannella, a me piace che siano abbastanza miscelati, come vedete. Quindi io vado a miscelare i due toni, in modo che sia proprio, no, quasi ruggine sui bordi. Una cosa che adesso vado anche a fare al centro è mettere un po' più di alloro, perché lo voglio un pelino più verde nel centro. Ma anche qua non mi voglio limitare solo a un colore netto e pulito, quindi sì, vado a miscelare leggermente la mia patina, ma la vado anche a smuovere un po' con la spugna, in modo che la finitura mi resti comunque molto naturale, non deve esserci la chiazza di verde e la chiazza di marrone. Ecco, è molto brutto quando c'è questa chiazza divisa netta, non mi fa impazzire, almeno per il mio restyling di oggi. Prima di fare la gamba, e la devo fare sul mio tavolino perché la voglio vedere bene da vicino, faccio asciugare bene 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 questa parte di tavolo, perché nel momento in cui poi sarà completamente asciutto vado ad attivarla con l'alcol e qua inizia la magia. Abbiamo messo qua la GoPro in modo che possa riprendere lentamente tutti i processi, perché ora io spruzzo l'alcol e dopodiché man mano che evolve e si asciuga cambia in pochissimi istanti, perché ovviamente l'alcol evapora molto velocemente, è veloce questo passaggio, però così lo potrete vedere al 100%. In questo pruzzino ho messo un po' di alcol, 99 gradi, classico alcol rosa denaturato, e lo vado a spruzzare. Occhio che se spruzzate in modo molto fine e dappertutto sarà una specie di ragnatela movimentata. Se fate dei goccioloni la vernice spacca e si apre di più. Mi raccomando, potete anche utilizzarla così, perché c'è qualcuno a cui piace già così la patina senza aprirla con l'alcol. Spruzzino e andiamo. Ci vuole un po' di pazienza, che in base a come si attiva cambia. Guardate già qua come cambia. Io devo spruzzare con molta delicatezza perché mettendoci qualche istante ad aprirsi è fondamentale dare il tempo alla patina di reagire. Ora non parlo più e vi lascio ammirare tutto il procedimento. Vorrei che in alcuni punti si intravedesse anche il colore di fondo e quindi magari vado a insistere con l'alcol. Stupendo. Lavoro i bordi e poi lascio asciugare da sola. Continuo e faccio colare cannella all'oro in modi differenti. Questa colatura mi piace moltissimo, mi aiuta moltissimo ad avere una patina ancora più particolare.
spruzzato oltre che sulla base, di nuovo una seconda passata anche sulla superficie principale. Perché? Perché la prima spruzzata di alcol, che avete visto anche un po' a rallentatore o a velocità, dipende da come si decide Clarissa per questo tutorial, ha fatto vedere una prima parte. Se volete intensificarla, se volete far uscire un po' di colore di fondo, e io volevo far uscire un po' del Sunset Blue che è meraviglioso, rispruzzatelo. Sicuramente sul piano rimarrà di più, corrode di più e quindi uscirà fuori di più il colore di sfondo. Adesso nella gamba noi ci andiamo via perché è tardi, sono le 8 di sera, lo lasciamo riposare, domani mattina quando arriviamo troviamo una sorpresa, quindi un'imprevedibile patina all'olio e cannella che ha creato ovviamente l'asciugatura nel tempo. Ricordate solo una cosa, se volete far uscire il colore di fondo è importantissimo questo, è importantissimo che si intraveda già spruzzando l'alcol un po' del colore di fondo, questa sfumatura spettacolare, guardate che bella, dove il marrone e il Sunset Blue si miscelano al verde e creano questa pazzesca patina, guardate che spettacolo. Solo con delle patine così potete fare una roba del genere, fantastico. Wow! Dai, andiamo a mangiare e domani mattina vi facciamo vedere come è diventato. Ciao! Ha riposato tutta la notte, ha colato come doveva colare ed è venuta fuori una sfumatura pazzesca. Ora passo la cera leggendaria sul piano e pian pianino vi faccio anche vedere tutta la gamba come è venuta. Guardate qui. Sfumature molto belle, pure, lisce, non artefatte, non si vedono chiazze. Una cosa che a me non piace è quando si fanno queste patine che si vede che sono finte, dove ci sono tutte le chiazze sul restyling, no? Quando ci sono delle chiazze dove in alcuni punti si vede alloro, in alcuni punti si vede cannella, come se fosse una spugnatura, ecco, lì non è piacevole anche per questo motivo, perché si vede che è artefatto. Come potete vedere in alcuni punti si intravede il colore di fondo, il Sunset Blue, in altri punti si vede la sbiaditura di verde e di cannella, di alloro e di cannella. La proteggi con la cera e non cambia, quindi ricordatevi, alloro e cannella se protetti con cera o se protetti con protettivo per esempio opaco o satinato non cambiano assolutamente tonalità, non virano, guardate, restano perfettamente uguali. E a me piace un casino, bellissimo. In alcuni punti ovviamente dove ho spruzzato di meno si vedrà di più il colore della patina, nei punti in cui ho spruzzato di più si vede di più il colore di fondo perché l'alcol ha sciolto la patina, quindi decidete voi come vi piace di più. Io lo proteggo tutto e poi vi faccio vedere come è ambientato. Ve l'ho ambientata perché? Perché non vorrei che passasse il messaggio che le patine creano per forza qualcosa che sta solamente bene nelle case antiche. Per esempio qua ho voluto mettervi sotto un tappeto bianco, vicino a questa bellissima poltrona che mi ha fatto Damiano, per farvi capire che anche con colori molto chiari stanno bene le patine, anche con colori molto, diciamo più moderni, più lineari, un pezzo di questo tipo si abbina perfettamente. Quindi sta a voi decidere cosa creare con le patine all'olio e cannella. Potete creare patine più antiche, patine anche più industriali, per esempio la cannella un po' slavata crea un effetto molto particolare e provate a mixarle con la ruggine magica perché l'effetto che viene fuori è fantastico. Io vi ricordo che i prodotti che ho utilizzato li trovate sul sito magicpaint.it e dai rivenditori che sono sempre suddivisi per regione sul sito magicpaint.it. C'è la casellina del cerca, metti il tuo cap e così vi escono tutti i negozi che sono vicini. Magari è poco più in là della vostra regione, andate al mare, andate a trovare i vostri rivenditori, magari futuri preferiti. Un'altra cosa, sapete che non si trova su Amazon, né oggi né mai. Ciao!